Quella che tu chiami una rilassante giornata in spiaggia, per il tuo corpo è un bombardamento su scala planetaria. In questo preciso istante, mentre la luce scalda la tua pelle, miliardi di proiettili invisibili stanno penetrando le tue difese. Non li senti, non li vedi, ma sotto la superficie sta per iniziare una delle guerre biologiche più brutali e perfette che la natura abbia mai progettato. Una guerra che lascia un segno visibile su di te. Tutto inizia a 150 milioni di chilometri da qui, nel nucleo del Sole. Qui la pressione è così immensa che gli atomi di idrogeno si fondono tra loro, creando elio e rilasciando energia pura. Questa energia nasce sotto forma di un fotone, un pacchetto di luce che impiega decine di migliaia di anni per farsi strada dall'interno del Sole fino alla sua superficie. Ma una volta fuori, il suo viaggio verso di te dura solo 8 minuti. Quando questo raggio solare ti colpisce, non è fatto di una sola cosa. È un fiume composto da 3 correnti diverse. C'è la luce visibile, quella che ti permette di vedere i colori del mare. C'è l'infrarosso, che ti dà quella piacevole sensazione di calore sulla pelle. E poi c'è la terza corrente, la radiazione ultravioletta. È fredda, invisibile all'occhio umano e trasporta un'energia devastante. È l'unica capace di fare danni reali. Gli scienziati dividono questi ultravioletti in 2 squadre d'assalto. I raggi UVB sono come artiglieria pesante a corto raggio. Si fermano allo strato più superficiale della tua pelle, l'epidermide, bruciandola e causando le famose scottature rosse. I raggi UVA, invece, sono i cecchini silenziosi. Penetrano molto più in profondità, fino al derma. Non ti bruciano subito, ma invecchiano le tue cellule e distruggono il collagene. Entrambi, però, cercano lo stesso bersaglio. Seguiamo uno di questi fotoni UVB. La prima cosa che incontra è un cheratinocita, la cellula base della tua epidermide. Il fotone non si ferma alla membrana esterna. È troppo piccolo, troppo carico. La attraversa come un fantasma che passa attraverso un muro. Il suo obiettivo non è la periferia della cellula. Punta dritto al centro di comando. Punta al nucleo. E quello che sta per fare lì dentro cambia tutto. Dentro il nucleo è custodito il bene più prezioso dell'universo, il tuo DNA. Una doppia elica perfetta, un manuale di istruzioni lungo 2 metri, ripiegato in uno spazio microscopico. Il fotone UVB si schianta esattamente contro questa struttura. L'impatto scarica un'energia tremenda sui delicati legami chimici. È come lanciare una palla da bowling contro un castello di carte di cristallo. Qualcosa si rompe, ma il DNA non si spezza a metà. Succede una cosa molto più subdola. Sull'elica ci sono delle lettere, le basi azotate. Quando l'ultravioletto colpisce 2 lettere chiamate timina, che si trovano vicine, le fonde insieme. Invece di legarsi al lato opposto dell'elica come dovrebbero, si aggrappano l'una all'altra. Questo errore si chiama dimero di timina. Crea un bozzo, una deformazione fisica sulla scala a chiocciola. Il codice è appena stato corrotto. Se la cellula leggesse questo codice corrotto, potrebbe impazzire e trasformarsi in un cancro. Ma l'evoluzione ha previsto questo momento. Immediatamente la deformazione viene rilevata. Entra in scena una proteina leggendaria chiamata P53. I biologi la chiamano il guardiano del genoma. È il sensore di sicurezza definitivo. Appena tocca la gobba sul DNA, la proteina P53 si illumina. Suona l'allarme generale. Il guardiano prende il controllo totale della cellula e ferma ogni altra attività. Nessuna divisione cellulare finché il danno non è risolto. Chiama a raccolta squadre di enzimi riparatori che tagliano via il pezzo fuso e ne incollano uno nuovo. Ma se i fotoni sono troppi e i danni sono irreparabili, P53 prende una decisione drastica. Ordina
ordina alla cellula di suicidarsi. Si chiama apoptosi. La cellula si distrugge per salvare l'intero organismo. Se la cellula sopravvive e ripara il danno, capisce di essere sotto attacco. L'epidermide non ha difese sufficienti contro questo sole. Così, i cheratinociti danneggiati iniziano a secernere sostanze chimiche di emergenza. Sono messaggi di SOS che viaggiano verso il basso, verso lo strato più profondo dell'epidermide. Stanno chiamando l'artiglieria pesante. Stanno per risvegliare le fabbriche dell'ombra. E qui inizia la vera magia. Nascosti sul fondale dell'epidermide ci sono i melanociti. Sono cellule strane, bellissime e rare. Ce n'è solo uno ogni 36 cheratinociti. Hanno una forma che ricorda un polpo o un albero alieno, con lunghi tentacoli chiamati dendriti che si allungano verso l'alto, intrecciandosi con le altre cellule. Quando i segnali di allarme colpiscono un melanocita, questo si attiva immediatamente. La fabbrica si accende. All'interno del melanocita, un enzima chiamato tirosinasi inizia a lavorare freneticamente. Prende un amminoacido comune, la tirosina, e attraverso una serie di reazioni chimiche lo trasforma in un pigmento denso, scuro e potentissimo, la melanina. Questa sostanza non fluttua libera. Viene impacchettata in minuscole sfere da trasporto chiamate melanosomi. Sono come piccole casseforti cariche di vernice protettiva. Ma questa non è semplice vernice. In realtà, la fabbrica può produrre due tipi diversi di scudi. Il primo è l'eumelanina, un pigmento marrone, scuro o nero. È uno scudo eccellente, capace di dissipare oltre il 99% della radiazione assorbita sotto forma di calore innocuo, ma ne lascia passare una parte. Il secondo tipo è la feomelanina, un pigmento giallo e rossastro. Questa variante è debole, fragile e protegge pochissimo. È la differenza invisibile che decide il tuo destino sotto il sole. Una volta cariche, le casseforti di melanina devono essere consegnate. I melanosomi vengono spinti lungo i lunghissimi tentacoli del melanocita. Viaggiano come vagoni su un binario molecolare, risalendo verso le cellule della pelle che avevano lanciato l'allarme. Arrivati alla fine del tentacolo, il melanocita, letteralmente, inietta i pacchetti di melanina dentro le altre cellule. È un trapianto di materia tra esseri viventi. Ed ecco il momento in cui avviene il miracolo. Una volta dentro il cheratinocita, i pacchetti di melanina non si spargono a caso. Sanno esattamente dove devono andare. Si muovono verso il centro della cellula e si posizionano fisicamente sopra il nucleo, dal lato rivolto verso la superficie della pelle. Formano un vero e proprio cappello. Un ombrello microscopico che fa ombra al DNA. Questa ombra, moltiplicata per miliardi di cellule, è la tua abbronzatura. Ma allora, perché alcune persone diventano color bronzo in 2 giorni, mentre altre diventano rosse, come aragoste, e si spellano? La risposta è scritta in un singolo gene sul tuo cromosoma 16, il recettore MC1R. Questo recettore è l'interruttore della fabbrica. Se il tuo interruttore funziona perfettamente, il corpo produce l'eumelanina scura e protettiva. Ti abbronzi e il tuo DNA è al sicuro. Ma se l'interruttore ha una mutazione, se hai quella mutazione, tipica delle persone con i capelli rossi o la pelle chiarissima, l'interruttore è bloccato. I tuoi melanociti non riescono a produrre lo scudo scuro. Producono solo la debole feomelanina rossa. Il risultato? Niente ombrello molecolare. I raggi ultravioletti continuano a schiantarsi sul tuo DNA. Le cellule continuano a morire per apoptosi e la pelle si infiamma riempiendosi di sangue. Quella non è un'abbronzatura mancata, è un'ustione da radiazioni. Ma l'evoluzione non fa errori casuali. Se i tuoi antenati vivevano vicino all'equatore,
dove il sole è spietato, avevano bisogno di uno scudo scuro permanente per proteggere una vitamina cruciale nel sangue, il folato. Ma se i tuoi antenati sono migrati verso il nord, verso il freddo e il buio, quello scudo scuro diventava un problema. Bloccava la poca luce necessaria per produrre la vitamina D. Così l'umanità ha dovuto svestirsi dell'ombra. Perdere la melanina è stato un compromesso rischioso. Le popolazioni nordiche hanno sviluppato una pelle quasi trasparente per assorbire ogni singola goccia di sole disponibile in inverno. Bastano 10 o 15 minuti per produrre tutta la vitamina D necessaria. Ma in estate questa stessa trasparenza li lascia completamente disarmati contro i fotoni assassini. È un delicato equilibrio tra prendere l'energia vitale e farsi distruggere da essa. E a volte l'equilibrio si spezza. Questo ci porta a una verità scomoda. Nella società moderna consideriamo la pelle abbronzata un simbolo di salute, di vacanze e vitalità. Ma a livello molecolare, l'abbronzatura non è salute. È la risposta a un trauma. È l'equivalente biologico di mettere i sacchi di sabbia alle finestre durante un bombardamento. L'abbronzatura è la prova visibile che il tuo DNA è stato danneggiato e che il tuo corpo sta lottando disperatamente per non morire. Cosa succede se prendi troppo sole per troppi anni? Succede che il sistema di riparazione si esaurisce. Il guardiano P53 non può intercettare ogni singolo errore. Qualche dimero di timina sfugge al controllo. La cellula si divide copiando l'errore. La generazione successiva nasce già corrotta. L'errore si accumula, fino a quando la mutazione non colpisce i geni che regolano la crescita cellulare. A quel punto, la cellula smette di ascoltare gli ordini. Il pericolo più grande non viene dalle cellule normali della pelle, ma proprio dalle fabbriche dell'ombra. Se un melanocita subisce la mutazione sbagliata, impazzisce. Smette di passare la melanina agli altri e inizia a moltiplicarsi senza sosta. Crea una massa oscura e aggressiva che divora i tessuti circostanti. È il melanoma, il tumore cutaneo più letale. Le cellule nate per farti da scudo si trasformano nell'arma che ti distrugge. Per evitare questo collasso, abbiamo inventato una tecnologia geniale, la crema solare. Ma come funziona davvero? I filtri solari creano un'armatura artificiale in due modi. I filtri fisici, come l'ossido di zinco, sono letteralmente milioni di minuscoli specchi spalmati sulla tua epidermide. Rimbalzano i fotoni UV nello spazio prima ancora che tocchino le cellule. È una barriera impenetrabile, pura fisica quantistica applicata in un tubetto di crema. I filtri chimici, invece, sono ancora più eleganti. Molecole come l'avobenzone funzionano come spugne energetiche. Invece di riflettere il fotone, lo lasciano entrare e lo abbracciano. Assorbono la sua energia distruttiva, la molecola si deforma per lo sforzo e poi rilascia quell'energia sotto forma di un po' di calore. Si sacrificano per salvare il tuo DNA. È una tecnologia chimica che imita esattamente il lavoro dell'eumelanina, ma all'esterno del tuo corpo. Siamo creature nate dalla polvere di stelle, costantemente bombardate dall'energia della nostra stella madre. La tua pelle non è solo un involucro, è il fronte di una guerra millenaria. La prossima volta che ti guarderai allo specchio e vedrai la tua pelle scurirsi sotto il sole dell'estate, non pensare solo a una vacanza. Ricorda che stai guardando il risultato di miliardi di cellule che lottano, soffrono e costruiscono scudi per tenerti in vita. Io sono Renderium e questa è la nostra realtà. Iscriviti per scoprire come funziona davvero il mondo intorno a te.